Il mio primo incontro con un flipper avvenne quando ero bambina, avevo circa 10 anni, e una ragazza, una studentessa fuori sede che abitava vicino a casa mia, aveva una grande biblioteca piena di libri e me ne prestò uno intitolato "Gli arcangeli non giocano a flipper". È una commedia di Dario Fo. All'epoca non avevo idea di chi fosse Dario Fo naturalmente, però lo lessi con grande interesse. Non ricordo quasi niente perché era una cosa molto strampalata, molto divertente, molto dadaista, però ricordo che c'era il flipper nel titolo. Io ero una bambina, non andavo nel bar a giocare a flipper, figuriamoci poi all'epoca le ragazzine non andavano a giocare a flipper. Più avanti nella vita invece i flipper li ho incontrati e ci ho giocato anche con molto piacere, anche se non con troppo successo, non sono mai stata particolarmente brava, però continuo a trovare i flipper degli oggetti incredibilmente affascinanti. Mi dispiace molto che ormai non si trovino più quelli completamente meccanici, ormai sono quelli, i pochi che si trovano sono elettronici, sembrano più da videogioco che da flipper meccanico. E la maggior parte delle persone che prima giocava a flipper nei bar ora, se lo vuole continuare a fare, lo fa online. La storia del flipper è stata molto combattuta perché c'è stato anche un periodo della storia dove, almeno negli Stati Uniti, non mi risulta che questo fosse accaduto in Italia, però negli Stati Uniti dagli anni 40 fino alla metà degli anni 70 era illegale giocare a flipper, le stesse macchine, i flipper erano illegali, per cui c'era la polizia che andava in giro, arrestava o multava i proprietari dei flipper e i flipper venivano raccolti, portati tutti insieme da qualche parte e venivano rotti a colpi di martello davanti al pubblico che immagino sarà stato lì ad applaudire. Immaginate che scempio, che spreco pazzesco di queste macchine meravigliose e bellissime. Sì, perché era proibito? Perché veniva considerato un gioco d'azzardo. Poi a un certo punto qualcuno ha dimostrato, guardate, non è un gioco d'azzardo, è un gioco di bravura, se si impara a fare così così cosà si vince. E allora a metà degli anni 70, nel 1976, che negli Stati Uniti non fu più illegale giocare e possedere un flipper. Perché oggi vi sto parlando del flipper? Perché ho letto che a Terni hanno aperto da pochissimo il museo del flipper, un museo dove non solo si può andare e ripercorrere la storia di questo affascinante oggetto, ma dove i visitatori possono anche metterci le mani sopra e giocare. Vi metto naturalmente i dati del museo di Terni nelle note del programma e vi invito a fare un viaggio al museo del flipper. Buon gioco!